Ciao a tutti amici, e bentrovati come sempre qui da St. Cloud, come spesso capita. Ringrazio come sempre Daniele, Manfredi, Alex, Michele, oggi ci siamo visti tutti insieme come sempre. E vabbè, diciamo che tra le varie cose che ogni volta, tra le varie sorprese che ogni volta trovo, oggi siamo qui col Korg TR, che è una workstation di qualche anno fa, parecchi anni fa. E come al solito ci troviamo al dunque classico di questi strumenti. Ora avrete visto in passato, credo, moltissimi video riguardanti queste tastiere. Sono state tastiere che fondamentalmente hanno caratterizzato un periodo ben preciso del mondo Korg, nel senso che c'è stata un'evoluzione poi che ha portato fino a Kronos, ma diciamo che le cose sono iniziate da un certo punto in poi, hanno preso una piega che a livello sonoro, adesso entro proprio nell'ambito dell'audio, avevano costantemente, quasi ogni prodotto aveva questa ampiezza. Parlo sempre di profondità di campo, ora sembra una cosa cinematografica, ma non c'entra niente, lo capisco che a volte utilizzo dei termini che possono sembrare così un po' fuori luogo, ma in realtà è l'unica cosa che mi viene in mente. Questa sensazione in cuffia, ma non solo in cuffia, anche dalle casse, da un PA, da qualsiasi parte voi vogliate ascoltarlo, queste tastiere avevano questa capacità mostruosa di sembrare in qualche modo strumenti di altissima qualità. Non mi viene un altro termine. Lo dico nel senso che qualsiasi cosa voi facciate suonare qui, è un insieme di cose il discorso, nel senso che, ecco, questo è un esempio, vi faccio sentire un po' di suoni, ma ecco, questo è un esempio classico, un vibrafono che fondamentalmente è uno strumento che in una tastiera come questa, così, non si sofferma, no? Sul vibrafono, non so. Sotto le dita si ha una sensazione di strumento musicale che è difficile da spiegare. Ora, ho fatto dopo l'intro, mi sono messo a suonare il piano elettrico. Vabbè, l'intro tamarrissima, ma era perché volevo divertirmi un po' con i synth. Ma il suono di piano elettrico che ho utilizzato all'inizio l'ho utilizzato con un obiettivo, cioè quello di far sentire, nonostante l'età, nonostante siano passati tutti questi anni, far sentire questa delicatezza musicale, di rapporto con lo strumento. Korg ha sempre avuto questa cosa qui, cioè è aggressiva e morbida allo stesso tempo. Anche questi suoni sono omicidiali, hanno una potenza mostruosa. Cioè, Catò.
so come dire, immaginando di quanto la dimensione di ognuno di questi piccoli campionamenti, il lavoro che c'è dietro dal punto di vista della sintesi PCM, quello che è, non lo so, adesso non so entrare, ogni volta all'epoca davano un nome diverso, ogni volta che facevano qualcosa, tutte le aziende davano un nome nuovo alla sintesi che stavano utilizzando, perché giustamente, insomma, facevano il loro lavoro, ma al di là di questo, alla fine, per quanto possano così essere sofisticate, per quanto potesse essere sofisticata la ricerca che c'era dietro questi strumenti, in ogni caso si trattava di un periodo storico in cui le risorse erano quelle, non è che si potesse andare chissà dove, no? Rispetto a qualche anno dopo, cioè ora, perché la tecnologia va avanti e progredisce a una velocità mostruosa, no? Quindi io mi ricordo, ho anche lavorato su alcune di queste tastiere dell'epoca cercando di venire fuori dalla situazione per quello che mi serviva per lavorare in certi contesti e per suonare in alcune situazioni. Alla fine il sound design che avevano fatto loro con quello che avevano a disposizione era mostruoso. Quando uno entrava nell'architettura e si rendeva conto del lavoro che era stato fatto, si rendeva conto di quanto fosse, come dire, pregevole il lavoro fatto, no? Ascolta, se guardo sempre lì perché cerco di tenere sotto controllo tutto per vedere che tutto stia funzionando, anche quando vedete certi tagli dove prendo perché mi alzo a guardare se la camera è a posto. Insomma, nel senso, questo lavoro così pregevole poi si riassume nel fatto che, per esempio, in questo modello, nelle combinazioni, nelle combi, ci sono i suoni che si è fatto chi l'aveva, e si vede perché ci sono i nomi delle canzoni, probabilmente della band con cui suonava. È riuscito a fare un lavoro, adesso a risentirli così probabilmente usava pedali per far entrare le cose, piuttosto che magari utilizzava via MIDI altre tastiere, ma in ogni caso quello che si sente è che quei suoni tutti, uno per uno, avevano comunque la capacità una capacità musicale pazzesca, ed è per questo che insisto su questo aspetto della, come dire, su questo aspetto di questa attenzione al dettaglio con poco, nel tentativo di avere comunque un suono che sia bello, ma nel senso più musicale del termine. Insisto in questo senso. Non lo so, c'è qualcosa di tondo, di morbido e di musicale. C'è, come dicevo per altre tastiere, chi più chi meno, queste grandi aziende hanno sempre trovato il modo di rendere non perfette le cose e in modo che fossero poi musicali, no? È un discorso che ho fatto tempo fa su Kurzweil, che era secondo me maestra in questa cosa, no? Ma anche qui comunque, scorrendo i preset, sento quel tipo di approccio, che è un approccio musicale fatto da musicisti, da persone che hanno lavorato con quello che avevano a disposizione per raggiungere il massimo. Poi chiaramente, parliamoci chiaro, questi suoni sono stati tramandati di tastiera in tastiera, di prodotto in prodotto, ma anche lì non perché si volesse fare sempre la stessa cosa, ma perché chi usava Korg voleva avere a disposizione tutto quello che fino a quel momento era stato sviluppato, no? Comunque, se andiamo sulle categorie, non so questo. Questo analog piano elettrico qua. È croccante, non so come dire, ha una capacità. Tutte queste cose sono. È chiaro che questo Wurlitzer ha un suono così discutibile dal punto di vista delle risorse, però
suo lavoro lo fa in un modo bello, questa aggressività ma con un carattere musicale. Cioè, immaginate questo suono qui uscire da un PA grande, importante, cioè è una bomba atomica. Poi adesso voglio dire, questa è la categoria per questo periodo storico messa più in difficoltà, no? Perché voglio dire, fare dei buoni pianoforti con queste risorse qui era veramente difficile. Eppure in qualche modo si cercava di arrivare a qualcosa che fosse perlomeno utile. Queste cose qui, ma comunque continuando nel discorso, chiaramente poi abbiamo gli organi, questi sono sempre belli. Gli organi chiaramente a quell'epoca ancora così, insomma, avevano dei problemi. Ma queste cose qui sono pazzesche, eh? Ancora adesso utilizzabili secondo me. Nelle produzioni chiaramente hanno la loro data, no? Però imboscate qua e là, secondo me fanno tanto suono queste cose, hanno quella forza lì. Non so, c'è una profondità veramente notevole, voci. Questa è una cosa che dico sempre, ma che nasce anche dal fatto che, per esempio, io uso sempre queste cuffie, sento tantissimi strumenti dentro queste cuffie e ognuno ha la sua personalità, non c'entra niente, come dire, l'aspetto tecnico, abbiamo usato questo, abbiamo fatto questo, perché poi quando ti metti in cuffia e la suoni ti rendi conto di che cosa c'è dentro. Ecco, che cosa esce, no, non cosa c'è dentro, ma che cosa esce, è il contrario il discorso, cioè che cosa esce poi è il risultato ed è quello che conta, no? Quindi alla fine questi strumenti avevano una resa che può dipendere dagli effetti, può dipendere da come sono proprio costruite, pensate, tutto quello che volete, ma ogni suono è un piacere. È un piacere. Ce ne sono tantissimi di questi, chiaramente. Queste cose sono... Ma questo modo di pensare di Korg a questo tipo di sintesi fatta da piccole cose utilizzate con grande professionalità, diciamo, è una cosa che funzionava già nell'M1. Io mi ricordo, cioè, io andavo a sentire i miei amici che si erano messi in piedi delle situazioni di band con l'M1 e un sequencer tipo l'MC500, quelle cose lì ai tempi, per chi ha la mia età forse ricorda vagamente queste cose, e con i dischetti, con dentro le basi, no? Fatte MIDI a casa per cercare di fare... Cioè, c'era gente che... Io mi ricordo i Bres che sentivo uscire dalle casse che partivano dall'M1, chiaramente, poi loro ci suonavano sopra. Cioè, erano mostruosi, sembravano veri per l'epoca. Adesso chiaramente l'orecchio si è... Però
hanno ancora quel carattere lì, quella forza lì. Non so, e questa è una cosa veramente micidiale, secondo me. Senti la potenza. Cioè, io sento suonare bene anche il filtro, non so come dire. Cioè, mi sembra tutto bello, tutto musicale, tutto giusto, anche se i suoni chiaramente sono datati, ma c'hanno una cartella. Questi pad, ma c'è un sacco di. Poi ci sono 8 miliardi di suoni, quindi poi potete chiaramente sentirveli tutti. Cioè, sono proprio belli, non c'è niente da fare. Poi sono giganteschi, cioè hanno una, parlo così, vabbè, hanno una, proprio un peso sonoro. Per light. Non c'è niente da fare. Questa cosa qui non. Non lo so, forse. Forse è il mio orecchio abituato a queste cose. Il mio orecchio era abituato a queste cose, no? Per un certo periodo. Era normale che le tastiere che c'erano in commercio fossero così. Poi a un certo punto sono arrivate quelle crude, no? Dove sei tu che lavori, fai, no? Vedi Nord, vedi tutte queste cose qua. Che sono affascinanti, molto affascinanti da quel punto di vista. Perché poi parti da niente, colori tu le cose, no? Però non è sempre detto che poi si riesca a raggiungere questo tipo di. Non c'è sempre questo tipo di profondità. Che probabilmente dipende da tanti fattori, tra i quali, non so, gli effetti, mille cose, non lo so. E anche il concetto di base, no, del sound design, cioè, nel senso, questi si sono messi lì e hanno fatto centinaia e centinaia di suoni. Negli anni, per catturare l'attenzione di chi comprava le tastiere, no? Cioè, non lo so, mi sembra un atteggiamento che forse un po' si è perso. È tutto diventato un po' così. C'è il pubblico stesso che fa da beta tester, è il pubblico stesso che fa da sviluppatore di contenuti, quindi fa i suoni, li mette online, dai, facciamo la community dove tutti mettono i loro suoni e ce li scambiamo. Sì, sì, per carità, è una cosa bella, no? Da certi punti di vista è tutto così. Per me, io sto facendo un contenuto che poi viene utilizzato, no? È divertente e tutto quanto, però non so come dire, se fosse così il contorno
di un lavoro come questo, dove ci sono centinaia e centinaia di suoni fatti con un certo tipo di criterio, che cercano di stupire, cercano di essere cioè, emblematici di un periodo storico, di un'azienda e tutto il resto, chiaramente ereditati dal passato, tutto quello che volete, no? Fossero di contorno a queste cose sarebbe, ma adesso sta diventando quasi come dire ti do una possibilità e tu ci giochi. È un approccio diverso, no? È un approccio che da certi punti di vista mi piace perché poi mi permette di giocare come voglio con un suono partendo dalla base, e invece normalmente qui bisognava scarnificare partendo da una cosa invece piena di effetti e cose del genere. Lì invece si parte da zero e si costruisce. Sono approcci diversi, entrambi interessanti. Diciamo che lo sforzo che c'è dietro questa cosa si percepisce immediatamente, ed è soprattutto il risultato di, questo è quello che penso, collaborazioni pensate, interessanti, intelligenti, proprio tra musicisti e sviluppatori di tastiere, perché è importante. Poi vabbè, quello che fa è quello che fanno tutte le tastiere di quell'epoca lì. Abbiamo una matrice, abbiamo i controlli assegnabili, possiamo fare tante cose. Mi viene imputato spesso il fatto che non entro in questi dettagli, ed è vero, non ci entro, ma perché mi piace parlare di questi argomenti e mi piace parlare di quello che secondo me è importante all'interno di una tastiera come questa, e cioè come suona, perché anche se è una workstation, non tutte le workstation fanno la stessa cosa e non tutte mi fanno, come dire, quando sento un suono, provare quella sensazione di immediata partenza del motore creativo e anche così legato alla musica in modo viscerale. Non tutte, anche molte di quelle che suonano molto bene oggigiorno e che provo e dico questa sarebbe ottima per quello che c'è da fare e tutto quanto, e mi rendo conto che questa è una cosa estremamente positiva. Dall'altro punto di vista un po' mi manca sedermi di fronte a una tastiera, scorrere i suoni e sentire un sacco di idee e di possibilità. Non è una cosa nostalgica, è semplicemente un dato di fatto. C'è chi lo fa ancora e chi praticamente non lo fa quasi più. Ma sono, ripeto, approcci diversi e entrambi interessanti. Non è una critica nei confronti di nessuno. Sapete che io raramente critico, perché credo che ogni azienda che in questo momento storico fa strumenti musicali sia veramente da apprezzare, perché insomma non è un periodo per la musica in generale così brillante, no? Dal punto di vista del lavoro, nel senso che una volta quando ero ragazzo io si lavorava facilmente con la musica, oggigiorno è più difficile lavorare con la musica, no? Farlo come mestiere, come ho fatto io, come hanno fatto in tanti. E quindi capisco che ci sia tutto un mondo dedicato anche all'aspetto invece così, diciamo, di produzione, di costi, di guadagni che nascono da questa cosa. Quindi è per questo che io raramente critico, soprattutto quando si tratta di aziende che in passato hanno dato tantissimo, e leggo magari critiche acide e veramente molto aggressive nei confronti di chi fondamentalmente da anni dà una qualità altissima a prezzi davvero interessanti. Perché, come ripeto da sempre, se una volta si potevano spendere 10 milioni di lire per comprare uno strumento perché era normale così, da un certo punto in poi, quando è diventato normale che con 1.000 euro oggigiorno si può avere un buono strumento, questo non significa che tutti debbano far pagare 1.000 euro tutto allo sviluppo e tutto quello che fanno. Se un'azienda ti chiede 4.000 euro per avere uno strumento che fa benissimo tantissime cose, bisognerebbe ragionare sul fatto che questa è un'opportunità, non stanno prendendo in giro nessuno in realtà, perché anche quando si dice, e ripeto anche questa cosa, mi compro un computer, faccio tutto con quello. Sì, comprati un computer che regga quello che vuoi fare, con tutti i plugin originali, prima di tutto,
e una bella Master Keyboard seria e li superi 4.000 euro se vuoi fare sul serio, per avere tutti quei suoni e tutta quella roba. Magari non li superi, però comunque ne devi spendere di soldi. Quindi, vabbè, detto questo, che è una digressione che spesso mi perdo, soprattutto quando faccio queste tastiere che magari avete visto suonare in passato 1000 volte, a volte mi dilungo, ma infatti mi sono dilungato tantissimo. Comunque, vi lascio vi lascio con questo scampanellio. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutte le categorie separate con tutte le tastiere organizzate per categorie, poi ci sono le mie canzoni, i miei libri, un sacco di cose mie, il mio mondo. Se vi va di fare un giro mi fa piacere, ringrazio ancora SynthCloud per l'opportunità, lo spazio e poi l'amicizia e tutto il resto. Io vi ringrazio, vi saluto, spero sia stato utile, anche se non l'ho sviscerata, ma fa tutto quello che facevano le tastiere di questo periodo qua. È una bella occasione se la trovate a un prezzo ragionevole, perché suona molto bene ancora e secondo me ha ancora un sacco di cose da dire. Un abbraccio forte, a sabato prossimo. Ciao ragazzi.